Finalmente è arrivata anche qui la versione general release di questa bambola di Biancaneve in limited edition dei Disney Store. Ci farà rimpiangere l'edizione di 23 oppure sarà bellissima anche questa qui? Scopriamolo subito in questa recensione. Ovviamente iniziamo a guardarla dalla scatola e vediamo che è gigantesca, è grande come quella di Jasmine, sempre in questa versione simile alla di 23, ma nel suo caso è molto più bella. Tutta la parte frontale è argentata, con questi dettagli meravigliosi che adesso andremo a vedere un pochino più da vicino, e li troviamo lungo tutto il bordo di questa parte della scatola e come vedete sono dei fiori molto belli, con anche dei dettagli dorati e argentati effetto metallizzato, davvero bellissimi soprattutto negli angoli della scatola. In questo punto, nascosto tra i dettagli, troviamo anche il 6+, che ci dice che questa bambola è consigliata per un pubblico dai 6 anni in su, e da questa parte, sempre in mezzo ai dettagli, troviamo ovviamente il logo Disney. Al centro invece troviamo questo gigantesco e bellissimo simbolo con all'interno la scritta Disney Biancaneve e i 7 nani, con sotto anche scritto Biancaneve, edizione limitata una di 7700. E questo ci fa capire che ne hanno fatte davvero molte, oltre a quelle in esclusiva per il D23. Sui lati della scatola ritroviamo queste decorazioni, solamente in questo caso però argentate, che non lo so, a me ricordano quasi la cornice di uno specchio, ma magari è una cosa che ho intuito solo io o che ho immaginato solo io. Gli stessi dettagli, o comunque molto simili, li troviamo anche in questa parte di scatola, quella tagliata diciamo in obliquo, e ovviamente continuano dall'alto verso il basso lungo tutto il bordo, per poi ricollegarsi qui sotto proprio sul retro della scatola, dove ci sono anche delle informazioni e cose che adesso vediamo subito. Qui in alto di nuovo questi fiori bellissimi, sempre effetto metallizzato, davvero molto belli. Attorno il simbolo che c'era anche sul fronte della scatola, con all'interno la scritta Disney Biancaneve e i 7 nani. Invece qui appena più in basso ci sono delle informazioni in inglese su questa bambola, che se volete potete mettere in pausa il video per leggerle, e ovviamente scendendo troviamo le stesse informazioni anche tradotte in francese. Sappiamo che il Disney Store fa sempre questa traduzione, ma ovviamente anche qui in basso ritroviamo gli stessi fiori di prima, davvero bellissimi, attorno a questa scritta che ci dice che contiene un certificato di autenticità e anche uno stand. Anche nella parte superiore della scatola ritroviamo il logo di Biancaneve e i 7 nani, ma questa volta, come vedete, non è stato stampato con l'effetto oro metallizzato come fanno solitamente, ma è stato solamente stampato con questo color oro giallino con delle parti leggermente più chiare. Non ho capito come mai, ma comunque avrei sicuramente preferito il solito oro metallizzato. In questo caso la scatola si apre così, l'apertura non è dritta, ma segue proprio il disegno che c'era qui sulla parte frontale, e una volta aperta possiamo vedere all'interno ovviamente la nostra bambola, che ragazzi è già bellissima, all'interno di questa vetrina trasparente che ce la fa vedere praticamente completamente. Lungo tutti i lati della vetrinetta e anche proprio sulla plastica ci sono un sacco di questi dettagli di fiori, di decori che abbiamo visto anche prima, li ripropongono anche qui. Li rivediamo anche lungo tutta la parte superiore e anche nella parte qui in basso della vetrina, negli angoli in basso, dove troviamo anche questo adesivo appiccicato con scritto che questa bambola è stata creata per l'85° anniversario di Biancaneve e 7 nani. Un pochino ancora più in basso troviamo invece questa scritta bellissima Snow White, tutta oro su carta oro con dettagli oro che sembrano quasi incisi nell'oro, quindi un sacco di oro che io amo. E invece all'interno dell'antina a sinistra c'è questa tasca, sempre con i fiori decorativi sopra, dove all'interno c'è questa cartolina, che è ovviamente il certificato di autenticità con la scritta Disney Biancaneve 7 nani, Snow White Collector Doll, tutti i soliti dettagli che abbiamo visto anche prima, che ci sono davvero ovunque in questa bambola. Qui in basso, come sempre, c'è anche il numero identificativo della bambola, e la mia è la 3624 di 7700. E invece sul retro, sotto a tutte queste scritte della plastica, c'è la stessa cosa ma scritta in francese. Ovviamente, proprio come anche per Jasmine, possiamo andare a rimuovere la parte frontale della vetrina, della scatola, e possiamo anche rimuovere la bambola dalla parte esterna. Volevo farvi notare che ho appena scoperto una cosa: guardate, l'anta della mia scatola è completamente scollata.
Ma questa cosa non mi dispiace troppo, anche se non dovrebbe essere così ovviamente, perché questa cosa mi fa capire che forse si possono rimuovere queste ante frontali, che effettivamente sono davvero super ingombranti. Perché già queste scatole sono gigantesche da chiuse, da aperte occupano il doppio dello spazio, se non di più, e quindi se riuscissi ad andare a togliere questa parte ne sarei solo che contento, in modo da riporre da qualche parte in qualche armadio le antine e poter esporre la bambola vedendola e non per forza con la scatola chiusa. E questa è la nostra Biancaneve come si presenta appena aperto il box. E devo dire che è molto bella, soprattutto perché sta benissimo con lo sfondo che le hanno disegnato dietro. L'unica cosa che continuo a non capire è la grandezza di queste scatole. Come vedete, tra la bambola e la fine della scatola c'è veramente un sacco di spazio che potrebbe essere assolutamente recuperato, ma credo che la Disney pensi che basti aggiungere un pochino di spazio vuoto nelle scatole per giustificare l'aumento dei prezzi. In ogni caso, adesso vado ad deboxarla, così poi la vediamo finalmente fuori dal box. Eccola qua una volta completamente fuori dal box e devo dirvi che tutta questa cascata di bianco è davvero, davvero bellissima. Anche se ho già notato che non si è ancora sposata questa Biancaneve perché non ha la fede, ma dettagli. Iniziando comunque a guardarla dal suo viso, la prima cosa che notiamo è che la sua carnagione è davvero, davvero chiarissima. In questo caso effettivamente è bianca come la neve. I suoi occhi però sono castani, molto grandi, il suo viso è bellissimo, il classico viso di Biancaneve, il mold di Biancaneve secondo me è uno dei mold più belli di tutte le bambole Disney. Sugli occhi indossa due tipi di ombretto, uno color platino sulla palpebra mobile, uno più giallo che sfuma verso il sopracciglio e in mezzo a questi due ombretti c'è anche una linea di ombretto marroncino per dare profondità all'occhio. Ovviamente ha le ciglia rutate, le sue sopracciglia sono nere, completamente nere e super definite. Sulle guance indossa un bel po' di blush, anche se la mia ho appena notato che non ce l'ha proprio sulle guance perché ce l'ha su questa guancia e su questo zigomo. Da questa parte gliel'hanno messo un pochino troppo in alto, ma fa lo stesso. Le sue labbra hanno questo rossetto rosso lucido e ci lasciano intravedere all'interno i denti. Salendo a guardare i suoi capelli vediamo che ovviamente sono completamente neri e nella parte superiore hanno realizzato questa treccina che le passa da una parte all'altra come se fosse una coroncina o un cerchietto e praticamente inizia da questo punto qui dove ci sono dei fiori e finisce nell'altro punto con i fiori. I fiori sono tutti realizzati di stoffa e troviamo questa rosellina assieme a due altri fiorellini bianchi che sono l'inizio di dove è agganciato il velo, ma che vedremo dopo. Sull'altro lato ritroviamo sempre la rosellina rossa con i due fiorellini bianchi, ma disposti in un modo leggermente diverso. Se alziamo il velo per vedere i suoi capelli dal retro, vediamo che non sono stati acconciati benissimo. Come al solito troviamo questa cascata di tentacoli o di boccoli completamente ingellati, perché anche in questo caso sono durissimi, di cui però non mi lamento troppo visto che appunto devono stare sempre sotto al velo. Già che ci siamo parlerei appunto subito del velo, che è ovviamente completamente bianco e come vedete è veramente lunghissimo. Le arriva quasi fino a terra. Qui vedete un sacco di pieghe perché era stato inscatolato un po' male, ma comunque con una stirata diventerà perfetto. Ed è veramente, guardate, lunghissimo. È leggermente trasparente perché è composto da due strati di tessuto. Sono due strati di tessuto bianco molto morbido, molto leggero, davvero molto bello. E lungo tutto il bordo del velo hanno applicato questo bordino bianco, quasi bianco perlato. Andando avanti a vedere quello che indossa, possiamo vedere subito i suoi orecchini, che sono orecchini a pendaglio, infatti penzolano tantissimo, e sono di metallo dorato, con anche applicato all'interno questa gemma rossa, ovviamente uguale su entrambi i lati. Anche il suo vestito è davvero bellissimo ed è composto da due pezzi, perché abbiamo la gonna separata dalla parte superiore. Nella parte superiore vediamo che ha questa forma molto bella, con questo scollo ampissimo a V, con anche tutto il bordino con questa decorazione dorata. Proprio qui al centro, in mezzo al seno, troviamo questa decorazione, sembra una spilla tutta di metallo dorato, con anche in questo caso una gemma rossa applicata all'interno, e che richiama già nella forma ma anche in questo pendaglietto secondo me un pochino gli orecchini. Anche sotto il seno ritroviamo questa decorazione dorata molto bella. Nella parte finale invece, proprio dove inizia la sua gonna, vediamo che è stato tagliato con queste punte.
Mi piacciono da morire, io amo i vestiti fatti con questa forma e anche lungo tutto questo bordino ritroviamo come prima questo dettaglio dorato proprio lungo tutto il bordo di questa parte del vestito fino sul retro. E se lo guardiamo sul retro, oltre a vedere che è removibile tramite del velcro qui sotto, vediamo anche che anche sul retro questo vestito ha un'apertura davvero molto ampia, infatti ci lascia vedere un sacco la sua schiena nuda. Le maniche sono davvero molto particolari perché sono lunghissime, partono con delle spalline che adesso andremo a vedere e arrivano praticamente fino quasi a terra, sempre ovviamente con del tessuto bianco, e le sue spalline sono realizzate così a palloncino, con questo tessuto semitrasparente bianco, ma con anche questi dettagli che richiamano il vestito classico di Biancaneve. Nella D23 c'era un altro strato a coprire questi dettagli rossi per renderli, diciamo, in trasparenza, che in questo caso purtroppo è stato rimosso, ma comunque molto bello. Appena sotto questo palloncino inizia la manica vera e propria, dove vediamo che nella chiusura hanno applicato anche qui lo stesso dettaglio, lo stesso bordino dorato che c'era anche sul suo décolleté. Da quel punto le maniche si aprono e diventano davvero enormi. Lungo i bordi ritroviamo la decorazione che abbiamo visto prima sul suo velo e se scendiamo un pochino vediamo che a un certo punto questa manica è stata chiusa con questo dettaglio. Sembra quasi un anello, un braccialetto, un qualcosa del genere di metallo dorato che tiene appunto chiusa la manica per poi farla scendere leggermente più sottile e meno vaporosa. Questo dettaglio è stato anche cucito in modo da non poterlo sfilare. Per toglierlo bisogna proprio andare a tagliare il filo che hanno usato qui per cucirlo sopra, ma a me piace tantissimo e quindi non ci penso nemmeno ad andare a toglierlo. Anche la gonna è davvero molto ampia, con un sacco di dettagli che adesso vedremo. È meno ampia della D23, ma è comunque una signora gonna. Realizzata anche in questo caso di un tessuto semitrasparente bianco, ma che è un tessuto diverso dal raso utilizzato per il suo corpetto, è un tessuto diverso da quello utilizzato per le maniche ed è ancora diverso anche da quello utilizzato per il velo. Quindi sono tutti tessuti bianchi ma tutti diversi. La gonna è arricchita da un sacco di ricami dorati con dei glitter e anche del filo argentato e questo è il ricamo forse più elaborato che è appunto quello nella parte frontale della gonna. Davvero molto bello, sale fino all'inizio della gonna ed è stato lavorato in un modo impeccabile, davvero bellissimo. E andando a vederlo bene vediamo che ci sono appunto due tipi di filo diverso, ci sono dei glitter olografici applicati. In questo punto possiamo anche vedere che è stata ricamata una mela a cui manca anche un pezzo, quindi una mela già morsicata, geniale, e trovo che questo disegno sia fantastico, davvero è bellissimo. Questo è invece uno dei ricami che troviamo sul resto della gonna, che come vedete è un pochino meno elaborato confronto a quello che c'era nella parte frontale, ma anche qui troviamo due fili di colori diversi, dei brillantini applicati molto belli e anche questi qui arrivano fino all'inizio della sua gonna, salgono proprio fino all'inizio, dove anche nella parte qui iniziale vediamo che hanno applicato dei brillantini e c'è un altro decoro. Devo ammettere che questa gonna è stata lavorata davvero benissimo, non c'è nulla da dire anche se è più semplice confronto alla D23. Infatti anche guardandola dal retro vedete che ci sono gli stessi identici ricami e quindi è stato decorato anche il retro della bambola. Bello, bello, bellissimo. Anche nell'orlo della gonna è stata applicata questa decorazione bianca perlata. Andando ad alzare questa gonna vediamo che sotto indossa un'altra gonna, ma ovviamente molto più semplice, che serve semplicemente per non far vedere le gambe e per togliere la trasparenza del tessuto esterno. Infatti in questo caso il tessuto è molto più coprente, molto più pesante e anche più rigido. Non è un tessuto bellissimo, ma sicuramente è molto meglio di certe fodere che mettono in altre bambole. Non ha alcuna decorazione, ma il suo lavoro lo fa perfettamente. Alzando anche questa gonna possiamo finalmente vedere le sue scarpe, che sono abbastanza semplici, quasi completamente bianche, con qui ai lati del tallone queste decorazioni, il tacco alto e qui davanti questo fiocchettino su entrambe le scarpe colorato di questo rosa perlato. Sono davvero delle scarpe molto semplici, ma come scarpe da sposa sono davvero molto belle, ci stanno, sono eleganti, sono delicate, quindi assolutamente approvate. Il suo stand è ovale e nel suo caso, ragazzi, è miracolosamente poco mitragliato, ha solamente due buchettini qui ai lati e niente di più. Non me lo sarei mai aspettato. In più, come vedete, è uno stand a seduta
e quindi sparisce completamente sotto la sua gonna e non lo vedremo mai anche andando ad esporre la bambola fuori dal box. E quindi questa era la bambola in edizione limitata di Biancaneve del Disney Store, la versione diciamo per il mercato generale e non l'esclusiva per il D23. Che dire ragazzi, wow! È davvero bellissima, guardatela anche così con una posa leggermente più dinamica, con la gonna attaccata alla sua mano, come se lei la stesse alzando per camminare meglio, è davvero davvero stupenda. Ma purtroppo anche in questo caso devo dire un ma. Perché anche per lei tantissimi hanno urlato al miracolo, alla qualità altissima, ai dettagli stupendi e sì, è fatta bene, sì, ha dei bellissimi dettagli, ma è anche vero che costa un sacco di soldi e io trovo che purtroppo anche in questo caso la linea designer abbia molti dettagli in più, abbia una lavorazione migliore, una qualità molto più alta confronto a queste ultime uscite in versione diciamo grande. È comunque bellissima e se dovessi scegliere tra la sua versione designer e questa qui sceglierei assolutamente questa qui perché è davvero davvero bellissima, però mi sarei aspettato qualcosina di più, soprattutto visto il prezzo, anzi diciamo che per il prezzo che costa questa bambola mi sarei aspettato la D23 e invece quella costava ovviamente ancora molto di più confronto a questa versione. So che sul sito è sparita, è andata sold out e lei credo che non tornerà più perché so che è stata veramente super apprezzata e super acquistata, quindi se volete cercare di recuperarla tenete comunque d'occhio il sito dello Shop Disney perché ogni tanto queste bambole ritornano, non si sa perché, forse sono dei resi, non ne ho idea, ma a volte tornano, ma credo che ormai dobbiate andare a recuperarla su siti tipo eBay a un prezzo maggiorato. In ogni caso è davvero ragazzi bellissima, è realizzata benissimo, la scatola è meravigliosa per quanto effettivamente troppo grande, ma non posso fare altro che dire wow. Non è un triplo wow, ci fermiamo a un doppio wow per lei, proprio perché avendo visto la D23 qualcosina in più non sarebbe guastato. In ogni caso ora voglio sapere voi cosa ne pensate, quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Secondo voi vale il prezzo che costa? E soprattutto, paragonandola alla sua versione D23, quale preferite? Preferite questa un pochino più semplice o l'altra un pochino più lavorata? Aspetto qui sotto tutti i vostri commenti. Io spero nel frattempo che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Fatemelo sapere lasciando sempre qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va mi trovate anche su tutti i social con lo stesso nome e su Instagram anche con un secondo profilo chiamato Toys Expression Dolls. Detto questo io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.